Sekonic Studio Deluxe o modello L398. Lo conoscevamo già dall'episodio, da un po' di episodi, dai. Però adesso vi voglio aggiungere una cosa. Se guardiamo bene nel manuale, magari tanti non ce l'hanno, si dice anche che, ok, ti davano di serie la slide H, poi però sotto c'è scritto Optional Accessory, venduti separatamente, Direct Reading Slides, total 11 Direct Reading Slide. Eccole. Non c'è nel manuale la figura di come appare la confezione. Un bel portafoglio in similpelle, con anche un'asola per mettere un cinghietto, l'automatico, apri ed eccoti le tue 11 slide. Io qua ci ho messo anche l'H che ti davano in dotazione, quindi andiamo a 12. Le istruzioni sono un po' minimali, molto minimali. È questo cartoncino e ti spiega come usarlo, ma ve lo spiego io. È importante però questa tabella. Ah, però si apre. Sì, ma non c'è niente. Questa tabella, voi dovete far corrispondere il tempo di posa preferito agli ASA o viceversa. Pertanto l'esposimetro diventa a priorità di lettura sui tempi, però con il limite del 500esimo, quello che c'era negli anni 70, anche gli ASA. Attenzione però, facciamo un esempio. Io ho segnato in rosso, in rosa, con un evidenziatore, la colonna del 50esimo, perché è quella relativa al tempo di posa della cinematografia o del video. Una volta che hai messo la slide numero 1, sei a 200 ASA e lavori comodamente leggendo la lettura diretta nel display che poi vi faccio vedere, display, insomma nel display analogico, dai. Dopodiché potresti cambiare dalla 2 alla 11 e arrivare fino a una sensibilità di 16. Diciamo che io l'ho sempre usato con 200 ISO, ASA si chiamavano, con la slide numero 1, che è questa. Quindi come vedete, mettiamo sotto, ha un foro molto grande, maschera in parte la cellula, la fotocellula. Ho messo la slide 1. A questo punto basta premere e leggere la scala intermedia, quella con i numerini rossi. In questo momento è andata molto vicino al 2, no, veramente tra l'1 e il 4 e il 2. Vabbè, quasi vicino, ecco, se le porto verso la luce, lo vedete, sta sfiorando il 2, è nel 2. Povero Ciccio, ha anche ragione, lui sta misurando per una sensibilità di 200 ASA. Io però ho fatto dei calcoli, ho esaminato bene qual è l'assorbimento, la progressione delle slide e sono riuscito a portare, ampliare di molto la lettura. Per esempio non sta scritto da nessuna parte, ma senza slide misura per 400 ISO circa, è salito di mezzo in realtà. Questo esposimetro è adeguato per le luci alte, medio-alte, perché le luci basse insomma non è precisissimo. Adesso gli accendo un'altra lampada. Sì, d'accordo, non è lo stesso colore. Prendo la misura e mi è andato precisamente tra 4 e 5,6. Potenziamolo ancora di uno non lo so quant'è il, forse quasi uno stop. Siamo andati a 568. Sto usando il farettino Small Rig, quindi da uno scatto all'altro
sembrerebbe che guadagna un diaframma. Qua a mezzo, siamo a 8, vado a tutta potenza, no, non è vero, le progressioni non sono, dello small rig non sono così precise, potremmo controllare con i Minolta, ma accontentiamoci, non voglio scaricare lo small rig in un attimo, mi metto a 2. Allora, small rig, beh, che già una bella lettura perché sono qua. Toh. Vabbè, 5, 6, 8, è comodissimo, dai. Ora, considerando che con i miei calcoli ho esteso il suo possibile uso con la fotografia, attenzione, col video adesso siamo senza e siamo circa 400 ISO. Ho fatto poi altre prove, ma no, non ve le dico, non voglio complicarvi. Mentre invece con la fotografia sono riuscito a estendere l'utilizzo di queste slide fino ai 32.000 ASA, ISO. Anche il tempo di posa l'ho portato dal limite che dava da un cinquecentesimo a un 8 millesimo. Sì, potrei andare anche oltre, ma un 8 millesimo. Grazie delle misurazioni, calcoli, ma posso garantirlo al 100% per l'uso fotografico. Chi mi scrive e lascia un commento, sono interessato alle tabelle, mi metti l'email e magari, anzi, mi mette un like sicuramente insieme, se poi si iscrive grazie, io la invio volentieri. Allora, scegliamo una slide. Sono in esterno sotto una tettoia, una bella giornata di sole. Vi dico, è meglio ragionare con le priorità dei tempi. Allora scegliete facilmente la slide. Per esempio, vogliamo usare un 250esimo, d'accordo, e vogliamo... già, qua c'è i miei nuovi calcoli. No, ma sono troppe. Vogliamo 100 ISO, facciamo 200. 200 ISO è la numero 8. Ora, inserendo la numero 8, abbiamo le possibilità anche di vedere quali sono le eventuali letture a 400, 200. L'unica roba è variare il tempo. Io sul flash meter metterò un 125esimo 100 ASA. Inseriamo la slide. Ok, la numero 8, questo qua lo accendo, l'ho già settato, un 125esimo 100 ISO, misura quasi 4, comodo, no? A questo il regolo ve lo dimenticate, far coincidere due ghiere, non serve più. Un ultimo consiglio: dopo che avete messo via le slide, vedete che alcune sono, abbassatelo, così i spolini si piegano giusti e non si chiude bene, non si rovinano. Vecchi trucchi. Ecco, dicevo, quelle slide le trovate online a 44 euro da un noto venditore. La Proma è distributore della Seconic, trovate l'esposimetro e anche le slide a un prezzo però maggiore.